Oggi parliamo di top down all'uncinetto. Ciao a tutti, io sono Marina e questo è il mio canale Urban Crochet. Qui si parla di uncinetto. Oggi, come vedete dal titolo, parliamo di top down. Finalmente, dopo tante richieste, vi faccio vedere come faccio io il top down. Come sapete, la mia costruzione preferita è la lavorazione orizzontale e non amo moltissimo il top down. Diciamo che forse non gli ho neanche mai dato molta attenzione, per cui l'ho sempre fatto utilizzando dei filati che magari non mi soddisfacevano molto, che volevo far fuori velocemente, e allora quando c'è un filato così che non riesco a utilizzare per altro, lo utilizzo velocemente per consumarlo e faccio i top down. Ovviamente top down può significare tante cose, possono essere fatti tante cose molto belle e anche curate nei dettagli e nei particolari, quindi non è vero che non sia bello il top down. Diciamo che magari la costruzione fatta così mi sembra un po' meno versatile rispetto invece alla costruzione a pannelli o orizzontale. Quindi oggi vi faccio vedere come lo faccio io, quindi un metodo semplicissimo e veloce. Non ci sono trucchi, non ci sono calcoli particolari, lo faccio lavorando e provandolo a mano, quindi adattando anche gli aumenti o meno a seconda di come mi veste. Partendo dall'alto, allora come vedete io di solito monto le catenelle e anzi non sono catenelle ma è un avvio elastico, perché io con le catenelle non mi trovo bene. Poi vi linkerò qua sotto il modo che utilizzo. E cosa faccio? Inizio con gli aumenti. Gli aumenti che utilizzo li faccio distribuiti in tutta la circonferenza, perché in questo caso è un top down non a raglan ma in tondo. Non so come si chiama, non me lo ricordo più. Comunque con gli aumenti distribuiti in modo regolare su tutta la circonferenza. Come potete vedere è una circonferenza che però ha le spalle a spiovente. Perché? Perché ne ho viste parecchie di costruzioni così e io le preferisco che non la costruzione invece tipo una circonferenza esatta. Se voi vedete su Instagram ci sono tante foto che fanno vedere molto belle di questi sproni tondi messi di piatto che formano un cerchio, una ciambella. Ecco, con questo non si potrebbe fare, perché gli aumenti sono stati fatti meno, no? Sono più le righe di lavorazione, di stabilizzazione come le chiamo io, che non le righe di aumento. Una volta che si fanno gli aumenti, come poi vi spiegherò nella dimostrazione alla fine del video, arriveremo al fine dello sprone e al sottomanica. Qua faremo degli aumenti, cioè non degli aumenti, sì, alla fine sono anche degli aumenti perché andranno ad aumentare la circonferenza sia del busto che della manica, però faremo un'aggiunta di catenelle di avvio in modo tale da far sì che vesta meglio col sottomanica. Nulla toglie di attaccarli direttamente qua, ma secondo me funziona meglio con un piccolo agio. Io lo farò di 5 maglie, però si può fare anche solo di 3 oppure addirittura di 10, dipende anche dal tipo di filato e il numero di uncinetto che si utilizza.
Io poi tutti i calcoli ve li farò vedere e vi linko giù qua anche il link dove andare allo schema con le misure, così potrete ricalcolarle per voi. Prima di cioè di staccare le maniche dal busto, di dividerle, cosa succede? Che io arrivo quasi alla fine dello sprone, quindi quasi a sottomanica, e da lì comincio a cambiare il mio modo di fare gli aumenti, cioè quando arrivo qua gli aumenti non li farò più distribuiti per tutta la circonferenza, ma per alcune righe li farò a raglan, cioè saranno i classici 8 aumenti per ogni giro. Normalmente tipo come questo maglione qua che ho fatto, questo qua beige, ho fatto alcune righe così perché il filato era sottile. In questo caso invece, vedrete poi dalla dimostrazione, ho fatto solo 2 giri con gli aumenti raglan, perché comunque con 2 giri già si procede veloce col lavoro. Una parola sul filato, anzi, visto che vi avevo parlato nell'altro video, ma ovviamente non tutte potete averlo visto. Questo è l'Alpaca Silk Brushed della Drops, che è un filato che era scontato, è un filato leggerissimo, è un filato pelosino, tipo mohair ma non è mohair, è un pochino più grosso, che però io non riesco a utilizzare, cioè ho visto dei maglioncini fatti a ferri che sono venuti bellissimi, soprattutto a maglia rasata, e vengono leggerissimi. All'uncinetto io ho provato vari modi, ma non riesco a trovare il modo corretto, per cui mi sono trovata costretta ad aggiungere un filo insieme. Non volevo però, come dire, raddoppiare il costo del filato, perché già non sono convinta, quindi alla fine ho detto farò il mio classico top down, che così faccio fuori il filato e ho comunque un maglioncino che posso utilizzare, è veloce e quindi anche se non mi piace tanto lavorarlo, in una settimana lo faccio e è finita lì. Sono andata in una merceria e la prima cosa che ho visto davanti agli occhi era sta arella con tutti i fili e in mezzo a loro spiccava questo, che è un colore praticamente identico. Questo qua un pochino più brillante, questo più polveroso. Continua a non farmi impazzire lavorarlo, però è decisamente meglio con il filo di sostegno. E oltretutto mi è capitato di dover disfare e si può disfare, perché secondo me questo filo di sostegno lo aiuta nel disfare, mentre avevo fatto dei pezzettini e non riuscivo a disfarli proprio. Invece con questo filo insieme sì, e questa è una buona cosa perché insomma si sbaglia spesso e volentieri e se non si può disfare è un problema. Ho utilizzato l'uncinetto del 4,5, che anche per me questo numero di uncinetto è un po' anomalo, io preferisco utilizzare gli uncinetti un pochino più piccoli. Però dai, insomma, sono contenta perché mi sta venendo via veloce e quindi lo finirò. Non ho fatto in tempo a finirlo per farvelo vedere perché l'ho iniziato l'altro giorno, ma sicuramente la prossima settimana sì, sicuramente. Dunque vedrete in fondo al video la dimostrazione che non sarà proprio con questo filato lavorato, ma sarà fatto con un campioncino, perché come sapete io registro di giorno perché ho la luce del sole in un determinato orario e riesco a farlo 1 o 2 volte alla settimana, riesco a ritagliarmi quell'oretta, ma non riuscirei invece a farlo un maglione, perché sennò mi ci vorrebbero mesi per poter registrare ogni passaggio. Io invece lavoro tanto la sera e la sera ovviamente non c'è la luce del sole e in più in casa c'è tutta la famiglia, quindi è impossibile. L'unico modo è questo. Però essendo davvero, io mi vergogno quasi perché non è che ci sia chissà quale tecnica, vi faccio vedere come lo faccio io veloce.
Io poi l'ho fatto e lo farò, come anche questo e questo, lo farò senza bordo in fondo, senza un polsino sulle maniche. Non farò le diminuzioni, ma andranno giù dritte. Le farò piuttosto aderenti, però andranno giù dritte, sì, quindi saranno così, col polso largo. Questo perché appunto non ci ho mai messo troppa attenzione in questo tipo di lavorazione, utilizzandolo come più un finiamo il filato. Sicuramente voglio ragionarci un po' sopra e il prossimo top down farlo bene. La prima cosa su cui mi vorrò concentrare è sicuramente l'alzata del collo, che qua non ho mai fatto e ovviamente non vi faccio nemmeno vedere. La sto provando con un altro filato, un altro punto, con la maglia bassissima, e mi sta venendo bene. Vediamo se mi passa un po' la voglia di lavorare in orizzontale, mi dedicherò a questo sicuramente. Ancora 2 parole sullo sprone. Come vedete preferisco lo sprone spiovente, che è, lo chiamo io così, ma che è un po' stile poncio, no? Stile poncetto. Ovviamente se è esagerato, quando poi alziamo le mani, le braccia si arriccia qua e potrebbe fare difetto. È per quello che io gli ultimi aumenti qua li faccio a raglan. Quindi bisogna capire se a voi piace questo tipo di stile a poncio, altrimenti potete decidere di fare più righe di aumenti. Quindi io comincio a fare 60 maglie, inizio subito, perché non faccio bordo del collo, a fare gli aumenti, perché ovviamente qua dal collo cominciano subito le spalle. Dopodiché faccio 2 o 3 righe di assestamento, cioè 2 o 3 righe con le misure senza aumenti, e altri 10 aumenti distribuiti sulla circonferenza. Io lavoro a spirale, non chiudo mai il giro perché non mi viene bene. Ho visto migliaia di video, ho visto come si fa, conosco la tecnica, ma a me comunque non viene e quindi io preferisco lavorare a spirale. Metto il mio marcapunto e poi quando arrivo lì rinizio il giro. Io mi trovo bene così. Voi fate invece come vi trovate meglio. Bene, questa presentazione finisce qua. A seguire la dimostrazione. Spero che sia chiaro, che vi piaccia e fatemi sapere come vi trovate. A presto, ciao! I love crochet! Eccoci qua. Io ho iniziato e ho fatto lo sprone, sono arrivata quasi a sottomanica, poi vi farò vedere con un campione come l'ho lavorato. Come potete vedere le spalle sono un po' a spiovente, cioè non sono completamente dritte. Vi faccio vedere questo schemino. Praticamente molti maglioni a sprone tondo, ho comprato anche 2 pattern e sono così, hanno molti aumenti per cui viene un mezzo cerchio, una mezza circonferenza. Si vedono anche tantissime foto in Instagram, no? Che quando lo appoggi tutto di piatto è una ciambella. Questo invece, come potete vedere, non si può appoggiare completamente di piatto perché appunto ha le spalle spioventi. Secondo me veste comunque bene sulle spalle, anche se ovviamente dipende dalla conformazione, però io ne ho visti molti, a parte quelli che faccio io, ma ne ho visti fare anche in questo modo e a me piacciono tanto. Ma oltretutto secondo me funziona meglio per quando poi lavoriamo il busto, questa tipologia qua, perché mi funziona meglio sul collo e le spalle, ma soprattutto mi funziona meglio qua sotto. Perché? Perché quando io lavoro in questo modo, quando io devo attaccare, allacciarmi qua davanti e dietro
che poi qua ci saranno le maniche, qua il collo ovviamente. Il busto mi rimane arrotondato, ovviamente questo è uno schizzo e io l'ho anche esagerato probabilmente, però sì, rimane questa conformazione. Questo dovrebbe essere poi dritto perché si lavora, ma se io faccio gli aumenti, allora o mi metto qua e faccio tutta una serie di diminuzioni in modo tale da pareggiare, probabilmente è così, ma io non mi trovo bene. Preferisco di gran lunga utilizzare uno sprone in questo modo. Quindi la prima cosa è questo tipo di scelta. Poi per quanto riguarda gli aumenti, aumento ogni di solito 4 righe di 10 maglie. In questo caso il filato che ho utilizzato, messo insieme e essendo anche molto peloso, io lo sto lavorando con un uncinetto numero 4,5. Una volta fatti gli aumenti, ogni tot giri, dopo vi dirò quanti sono, e sono arrivata quasi a sottomanica. Arrivata a questo punto, io di solito cosa faccio? Invece di continuare con lo sprone tondo e gli aumenti distribuiti per tutta la circonferenza, questo pezzetto, prima di arrivare proprio a sottomanica vero e proprio, io lo lavoro per alcune righe con il raglan, diciamo, cioè con gli aumenti qua, perché in questo modo mi divide il corpo dalla manica. Praticamente, come vedete, aumentando qua è come se io dividessi già leggermente la manica dal busto. Non si nota perché comunque rimane, diciamo, nella piega del braccio, comunque sotto manica. In questo caso che il filato è grande, io ho fatto solo 2 righe di questi tipi di aumenti. Io adesso sono arrivata alla profondità giusta, alla lunghezza che desideravo del sottomanica e devo dividere le maniche dal busto. Cosa si può fare poi qui? O le si uniscono, si fa il giro e si unisce direttamente qua, ma di solito io preferisco aggiungere qualche catenella sotto manica. Quindi veniamo a noi e proviamo a fare un pezzetto insieme. Prima cosa, avviamo 60 maglie. Io utilizzo il solito avvio elastico. Potete utilizzare l'avvio che preferite e decidere quante maglie fare in base al vostro filato, ma soprattutto in base anche a quello che volete ottenere. Si può fare un collo molto largo, tipo a barchetta, oppure un collo più stretto. Diciamo che il mio è mezzo e mezzo. Io faccio l'avvio elastico perché, a meno che non lavoro con le maglie bassissime, non mi trovo bene con le catenelle. Con l'avvio elastico, soprattutto in un collo, secondo me si gestisce bene. Quindi questo è l'avvio elastico, poi vi linko il video per chi magari non è riuscito a vederlo, qua lo farò velocemente. E avvio le mie 60 maglie. Io ovviamente non farò 60 maglie, farò solo un campioncino. Una volta fatte le nostre maglie si unisce in cerchio. Io prima di unire in cerchio faccio così, torno indietro con le maglie basse, perché ovviamente adesso questo qua è un piccolo pezzo, ma quando la circonferenza è lunga, io non so perché, ho provato 1000 modi, anche quello di attaccare la codina qua, niente, io spesso sbaglio. Non so se sbaglio quando attacco le catenelle, l'ultima con la prima, o se sbaglio poi quando lavoro. Morale della favola, spesso mi viene arrotolato.
quindi io faccio sempre così, mi trovo bene. Quindi arrivati in fondo lo collego all'ultima maglia con una maglia bassissima. Qua poi a fine lavoro, o se volete lo fate subito se vi disturba, con il filo fate il passaggio e non si vede alcunché. Iniziamo a lavorare. Primo giro faccio già gli aumenti perché siamo vicino al collo e quindi o si fa un bordo di un collo, scegliete voi se lo preferite, altrimenti se questo maglione non avrà collo ma comincerà subito, io faccio subito gli aumenti perché ovviamente la spalla in questa fase si allarga subito. Quindi facciamo un giro di aumenti per far sì che aggiungiamo 10 maglie, vuol dire che noi ogni 6 dobbiamo fare l'aumento. Quindi io parto, la mia prima qua un po' nascosta, maglie basse prese in costa dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui dobbiamo fare il nostro primo aumento. Se l'aumento lo facciamo qua, come si fa in modo classico, io qua il buco si vede perché 2 dentro una costina secondo me l'allarga parecchio. Allora, io di questo mio lavoro, vedete, è molto peloso, non si vede che cosa ho fatto. Il punto lo facevo dietro e l'aumento lo faccio davanti così. Però ovviamente poi è ovvio, no, che non c'è più la barretta qua. Quindi se avete un filato dove si nota molto, potete anche scegliere di farlo diversamente l'aumento. Girate, cercate una costina dietro dove poter entrare e fate il punto. Io mi attacco qua, non cambia niente, tanto rimane. L'importante è che si aggiunga un punto e che rimanga dietro. Ecco, vedete? Così non si vede, abbiamo aggiunto 2 punti. E poi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e facciamo un altro aumento. E di nuovo, così via fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivate alla fine della riga, l'ultimo aumento sarà qua, nell'ultimo punto. Ed eccoci qua con l'ultimo aumento. Quindi noi aggiungendo 10 maglie arriviamo a 70. Mi raccomando, voi fate i vostri calcoli in base al vostro tipo di filato e alle misure che volete ottenere. Però generalmente io quando faccio gli aumenti li faccio di 10 in 10 e non li aumento tutti i giri. Infatti il prossimo giro noi faremo un giro, chiamiamolo di assestamento, un giro senza aumenti e dovremo arrivare sempre a 70 maglie. Faremo così 2 giri di assestamento di 70 maglie. Quindi 1, 2. Finiti gli altri giri sempre di 70 maglie, continueremo con l'aumento. Quindi questo giro, che è il quinto giro, faremo gli aumenti. Allora, per distribuirli in modo omogeneo e non farli tutti diciamo sulla stessa riga, cosa faccio? Gli altri aumenti li avevo fatti dopo 6 maglie perché dovevamo aumentarne di 10, erano 60 maglie, quindi ogni 6. Adesso abbiamo 70 maglie,
quindi per aumentare di 10 maglie aumenteremo ogni 7, ma invece di calcolare 7 e fare l'aumento nella settima, io le sfalzo un attimino, cioè inizio a fare 4 maglie, 1, 2, 3, 4, perché diciamo che le altre 3 saranno queste, cioè quando io faccio tutto il giro l'ultimo aumento sarà qua e verrà comunque ogni 7, però invece di farli tutti su questa, diciamo, tangente, almeno li sfalzo. Non so, preferisco io, non so se è corretto così. Quindi facciamo il nostro aumento e arriviamo a fine giro. 5, 6, 7 e faccio il mio aumento. Non so se sono riuscita a spiegarmi, sono sempre ogni 7, quindi sono 10 aumenti, solo che sono un pochino sfalsati. Non abbiamo cominciato a farlo qua. Quindi in questo caso abbiamo 80 maglie. Ora facciamo 2 giri di assestamento, cioè un altro giro di 80 maglie e un altro giro ancora di 80 maglie. Dopodiché avremo ancora il giro di aumenti e arriveremo a 90 maglie. Faremo altri 2 giri di assestamento di 90 maglie e arriveremo poi con gli aumenti di altri 10 maglie a 100 e così via. Questo tipo di aumenti, facendo una riga di aumenti e 2 di assestamento, arriviamo fino alla misura di 110 maglie. Dopodiché io me lo sono provato avvicinandoci poi alla spalla. Ho voluto aumentare i giri di assestamento, cioè fare un pochino meno di righe d'aumenti, in modo tale che risultasse un pochino più chiuso, che si aprisse meno. E in questo caso i giri di assestamento, una volta arrivati a 110, i giri di assestamento sono stati 4. Poi ho fatto il giro di aumento di 10, quindi 120, e ho sempre fatto 4 giri di assestamento di 120 maglie. Arrivato appunto a 120 maglie, l'ho provato e mi sono resa conto di essere arrivata quasi a sottomanica. Quindi l'ho misurato su di me e ho deciso che questa era la misura corretta, giusta per me. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato gli aumenti che io richiamo aumenti raglan, cioè il pezzettino dove gli aumenti non li distribuisco per tutta la circonferenza, ma li distribuisco qua vicino a sottomanica. In questo caso gli aumenti non saranno più 10, ma saranno 8, perché saranno 2 ogni raglan. Allora, innanzitutto contate le maglie che avete di circonferenza, nel mio caso sono 120, togliete 4 maglie che saranno le 4 maglie raglan delle quali prima e dopo faremo l'aumento. Fa 116. Dopodiché queste 116 maglie le dovete dividere e distribuire tra il busto e le maniche. Allora, nel mio caso io ho 24 maglie per le maniche e 34 maglie per la schiena e il busto davanti. Arrivata a questo punto ho fatto
un nuovo giro aumentando il raglan e adesso vi faccio vedere come. Tenete sempre presente che questo è un campioncino e ha delle proporzioni non proprio precise, però è per farvi vedere. Allora, innanzitutto questo, l'inizio giro che abbiamo sempre fatto, forse non ve l'ho detto, ma non è il centro del retro, bensì è la spalla dietro, la spalla destra dietro. Quindi dicevo, siamo arrivati qua e io qua, cioè prima di questa maglia, devo fare un aumento. Questa maglia la lavoro e poi in quest'altra faccio un altro aumento. Lavoro il pezzettino della mia manica, intanto conto i punti per essere certa di averli segnati correttamente. Mi ritrovo ancora qua, questa maglia prima di quella segnata dal marcapunto, faccio un nuovo aumento. La maglia del marcapunto la lavoro normalmente. Sposto il mio marcapunto. Questa sarà la maglia dove lavoro l'altro aumento. E poi ancora il mio busto, conto sempre le maglie, nel mio caso devono essere 34. E così via per tutta la circonferenza. Arrivati qua. Allora, il nostro inizio giro di fatto è qua, però avevamo fatto l'aumento, vi ricordate? Arrivati qua, facciamo un giro di assestamento e poi facciamo un altro giro di raglan. In totale, visto che ho fatto 2 giri di raglan, quindi da 120 sono passata a 128, e poi da 128 arriviamo a 136 maglie in totale. Ora faremo il giro per poter unire le braccia e il busto. Quindi finito il raglan, se volete potete fare un altro giro 2 di assestamento, nel caso vi serve più altezza. A me non serve più altezza, quindi io rimango così. Decido che queste maglie del marcapunto rimangono dentro alla manica. Come volete, potete decidere anche diversamente di lavorarla e di lasciarla dentro nel busto. Quindi io arrivo qua. E cosa faccio? Mi devo attaccare qua perché devo dividere, questo diventerà la manica. Io ho preso le misure, io decido di fare un sottomanica di 5. Si può fare di 3, si può fare di 7, anche di 10. Faremo le 3 maglie di aumento. Cioè più che di aumento di sottomanica, però le dobbiamo aggiungere, no? Queste 3 maglie si aggiungeranno alla misura della circonferenza del busto e alla misura della circonferenza della manica, ovviamente, bisogna tenerne conto, Ecco, quando mi collego qua, allora questa abbiamo detto che rimane dentro la manica. Quando mi collego qua, io le prendo tutte e 2, le costine, così rimane un pochino più, e faccio la maglia bassa, perché qua abbiamo la maglia bassa e quindi io qua lavoro la maglia bassa. E questa è la prima manica. A questo punto possiamo togliere anche i marcapunti perché non ci servono più.
lavoriamo fino a qua e facciamo la stessa cosa e lavoriamo fino a qua. Arrivati qua abbiamo detto che la maglia del marcapunto rimane dentro la manica, aumento sempre le maglie del sottomanica, che nel mio caso sono 3. Uno, 2 e 3. Mi aggancio qua, sempre prendendone 2 e facendo la maglia bassa. Tolgo e questa è la divisione delle maniche. Togliamo anche questa e questa è la divisione busto e maniche. Dopodiché noi continueremo a lavorare in tondo il busto fino alla lunghezza che desideriamo, taglieremo il filo e poi ricominceremo qua con le maniche. Io in genere quando faccio questo tipo di maglioni qua lavoro le maniche dritte, non faccio diminuzioni, ma ovviamente si possono fare le diminuzioni. Non faccio il bordo del collo, non faccio il bordo sotto, non faccio il bordo ai polsini, perché come vi dicevo è un maglione che faccio per consumare il filato e deve essere una cosa veloce e semplice. Però si può abbellire e rifinire davvero in qualsivoglia modo. Spero di essere stata abbastanza chiara e che vi sia stata utile. Vi condivido i calcoli e il numero dei giri in modo tale che possiate avere uno schema dei parametri e ricalcolare in base ai al vostro campione, al vostro filato e uncinetto. Ciao a tutti! E a presto!